Vi è mai capitato di infeltrire un capo di abbigliamento o un accessorio a cui tenevate tanto per sbaglio? Bene, io oggi l'ho fatto volontariamente. Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Sì, ho provato ad infeltrire un progetto realizzato all'uncinetto, realizzato con le mie mani. Ci sarò riuscita? Non ci sarò riuscita? Lo scopriremo insieme nel corso del video. Infatti prendete questo video come un video di condivisione più che altro, non come un video tutorial dove apprendere una determinata cosa, ma prendetelo come un video di esperimento. Infatti ci tengo a precisare che non sono un'esperta del settore, nel senso non sono un'esperta del processo di infeltrimento, ci sono tantissime persone che lo sanno fare, sono dei veri e propri professionisti, tant'è che sul web, se anche voi fate delle ricerche, vi imbattirete in tantissimi corsi a cui iscriversi per apprendere a questa bellissima tecnica. Infatti prima di iniziare questo esperimento mi sono un po' informata su internet, no? Ho preso più informazioni possibili, le ho fatte mie e poi insomma le ho attuate passo passo. Ho fatto tantissimi esperimenti, alcuni sono riusciti, alcuni no. Che cos'è l'infeltrimento? Semplicissimo, penso che bene o male lo sappiamo un po' tutti. È quel processo che può avvenire o in lavatrice o a mano, attraverso cui si infeltrisce appunto un capo di abbigliamento o un accessorio che può essere borsa, cappello, pantofole, insomma un po' di tutto. Attraverso questo processo il tessuto diventa più spesso, insomma si infeltrisce, si opacizza e viene fuori comunque un qualcosa di unico. Si possono infeltrire diversi tipi di fibre, però la lana è particolarmente adatta. Diversi fattori influiscono sul buon esito del processo di infeltrimento, ovvero la mano di lavorazione importantissima, il tipo di lavatrice, il tipo di lavaggio, la temperatura dell'acqua, ma anche il tipo di centrifuga, il detergente utilizzato. Insomma, per questo vi dico, prendete questo video come un video di condivisione, perché appunto non essendo esperta, per me in questo momento, per adesso, è tutto molto soggettivo. Infatti vi chiedo, guardate passo passo questo video, fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se siete interessate a dei futuri ed eventuali approfondimenti su questa tecnica. Io continuerò a fare esperimenti, se lo vorrete, finché non migliorerò la tecnica. Sono curiosa di sapere se anche voi avete provato questa tecnica, se la conoscete bene, se avete qualche consiglio da darmi, qualche suggerimento, magari potrebbe aiutare anche a me nel migliorare appunto questa tecnica bellissima. Prima di iniziare questo processo dovevo chiaramente scegliere il filato e avevo la possibilità di scegliere o il filato cedro che abbiamo visto la scorsa settimana, che è sempre un 100% lana non trattata, oppure il country merino, che è sempre un filato in pura lana merino non trattato, disponibili in 16 colorazioni ben differenti. Perché ho scelto il cedro? Perché essendo un filato più spesso da lavorare con l'uncinetto 5 o 6, io poi alla fine ho utilizzato il 6,5, mi avrebbe di gran lunga aiutata nei tempi di lavorazione del progetto, perché essendo un esperimento volevo realizzare un progetto che impiegasse il meno tempo possibile. Però sappiate che potrei approfondire la tecnica, fare un altro esperimento, migliorarla addirittura o col country merino o con un altro filato che è sempre un 100% lana non trattato. Comunque ve l'ho detto poco fa, fatemi sapere. Inizialmente avevo fatto l'esperimento con la colorazione arancione che non era andata a buon fine, poi ho provato con la colorazione più chiara, il beige. Sappiate che le tonalità di colore che garantiscono un buon risultato di infeltrimento vanno dalla colorazione numero 30 alla colorazione numero 39. Io nello specifico ho utilizzato la tonalità 38. Oltre al filato e l'uncinetto ho utilizzato anche degli accessori metallici alla fine, quindi questo vi fa pensare che magari qualcosa è uscito fuori. Mi raccomando, non andate a sbirciare a fine video. Ho utilizzato 2 moschettoni a ventaglio nella variante oro, una catena, un bottone magnetico con le alette sempre nella variante oro e poi ho impreziosito il progetto con dei fiorellini realizzati all'uncinetto. Questo insomma è tutto quello che ho utilizzato, a parte la lavatrice, il detergente e il tempo impiegato. Comunque nel corso del video realizzerò un progetto borsa che secondo me potreste realizzare benissimo. È una borsa abbastanza semplice, veloce da realizzare e, come dico sempre io, molto comoda, capiente, insomma da usare
tutti i giorni, perché no? Quindi volendo potete tranquillamente eseguire la realizzazione della borsa anche se non andate ad infeltrire il progetto. Ecco, il materiale che viene utilizzato viene prodotto e rivenduto in Italia da Borgo dei Pazzi Firenze. Come sempre vi lascio i link che vi riportano al filato sotto al video nel box informazioni. A questo punto vi riporto direttamente al video di oggi. Sigla! Inizio avviando 36 catenelle che corrispondono all'incirca a 32 cm. Li lavoro con l'uncinetto numero 6,5 in maniera molto morbida. Dopodiché continuo lavorando un punto basso per ciascuna catenella sottostante per un totale di 35 punti bassi. Lavorata la primissima riga a punto basso, faccio una catenella, poi giro il lavoro. Continuerò a lavorare righe di andata e di ritorno a punto basso con una mano molto morbida e lo farò per un totale di 70 righe. E voilà, questo sarà il risultato dopo aver lavorato le 70 righe che vi avevo indicato nella clip precedente. Come notate la lavorazione è molto morbida e così deve essere se dobbiamo infeltrire il nostro progetto in maniera ottimale. Il mio lungo pannello rettangolare misurerà in larghezza 32 cm e in altezza esattamente 52 cm. Una volta fatto questo, cosa faccio? Stacco il filo, metto il pannello rovescio con rovescio o dritto su dritto, alla fine è la stessa cosa perché comunque sia da una parte che dall'altra parte abbiamo la stessa texture, e inizio a cucire semplicemente con il filo e con l'uncinetto 6,5 il primo lato ed il secondo lato. Mi inserisco in questo caso nella primissima catenella avviata e nell'ultimo punto basso che mi ritrovo. Riprendo il filo e intanto faccio un cappio. Lo faccio passare attraverso i punti e blocco con una catenella. Fatto questo mi lavoro anche la coda della catenella iniziale, rientro sempre negli stessi punti, quindi nella catenella e nel punto basso, e vado a lavorare sempre in maniera molto morbida un punto basso. Lavorerò un punto basso per ciascuna riga, per cui entro nella riga successiva e nella riga successiva e faccio un secondo punto basso, riga successiva con riga successiva e lavoro un altro punto basso, riga successiva con riga successiva, un punto basso, riga successiva con riga successiva, un punto basso, e continuerò in questo modo, molto semplice. Terzultima riga, penultima riga, ultima riga. Ok, blocchiamo anche quest'ultimo punto. Faccio una catenella, stacco il filo, mi aiuto sempre con un ago da lana e vado a bloccare immediatamente il filo in eccesso. Una volta bloccato il primissimo lato, ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Cuciti i due lati, capovolgo il mio lavoro e lo porto sulla parte del dritto.
E questo è il risultato. Se eventualmente abbiamo fili in eccesso del doppio gomitolo del secondo, lo tagliamo. Ho segnato dei punti col marker perché mi faranno da linea guida. Ho segnato esattamente 20 punti a destra, 20 punti a partire dal primo marker in giallo fino al verde, stessa cosa dall'altra parte. In generale la zona centrale libera equivale a 14 cm sia da una parte che dall'altra parte, mentre la zona compreso il marker qui abbiamo 9 cm, quindi su per giù potete regolarvi anche con le misure in centimetri. Riprendo il filo, tra l'altro sta per terminare il secondo gomitolo, riprendo il mio uncinetto, faccio un cappio e intanto mi aggancio nel punto che ho segnato col marker. Per cui mi aggancio, faccio una catenella e sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto basso. E lavorerò un punto basso per ciascuna catenella. Per esempio su questa zona mi ritrovo 10 punti, abbiamo lavorato un pannello per cui avrò 10 punti qui e 10 punti qui. Andrò a lavorare anche i 2 punti che ho cucito con l'uncinetto e il filo a punto basso. 3, 4, 5, 9 e 10, perfetto. Ok, a questo punto faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo con la prima diminuzione. Farò una diminuzione ad inizio e fine righe, alternerò le righe, una riga di diminuzione e una riga normale, per cui da 20 punti passerò a 18 punti. Entro nel primo punto, prendo il filo, faccio la stessa cosa nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Poi lavoro i 16 punti centrali, 1, 2, 3, 16° punto, gli ultimi 2 li lavoro insieme. Entro nel primo e prendo il filo, entro nell'ultimo e prendo il filo, 3 asole e chiudo. Quindi catenella e faccio la riga di 16 punti bassi. Quindi visto che abbiamo compreso il meccanismo, io direi di continuare così e per il numero di righe che vi indico sempre qui sullo schermo. Terminate le 17 righe totali, mi ritrovo con i 4 punti bassi. Cosa faccio? Continuo a lavorare altre 4 righe di soli 4 punti bassi, per cui faccio la prima, 1, 2, 3, 4, catenella, giro il lavoro e procedo. Seconda riga, 2, 3, 4, catenella e se vogliamo possiamo lasciare il filo un po' più lungo. Una volta fatto il primo manico, diciamo, andiamo a ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Direi di andare a rifinire direttamente da qui, visto che ho il filo ancora collegato. Vado a rifinire a punto bassissimo in maniera sempre molto morbida. Entro nel punto già lavorato, nell'ultimissimo, e vado a fare un punto bassissimo. E così via per ciascuna riga che ho al di sotto. Vado a fare un punto bassissimo anche nel punto segnato col marker, quindi quello già lavorato, e a questo punto lo tolgo. Farò lo stesso per gli altri 3 marker. Proseguo lavorando un punto in ciascun punto. Quindi tolgo qui il marcapunti e lavoro lo stesso punto e ripeto quello che ho fatto lì, per cui per ciascuna riga vado a fare un punto bassissimo in maniera morbidissima. Mi ritrovo sui 4 punti bassi, anche qui un punto bassissimo in maniera tranquilla. 1, 2, 3 e 4. Qui ho il filo che avevo lasciato in eccesso perché mi occorre dopo e continuo praticamente sempre allo stesso modo.
mi blocco qui nel primissimo punto bassissimo, faccio una catenella di sicurezza e stacco un po' di filo proprio come dall'altra parte. Andrei subito a cucire questa zona, le prime 5 righe. Prendo il mio ago da lana, piego e lo stesso procedimento fatto qui lo faremo anche dall'altra parte con il filo che avevamo lasciato prima. Bene, a questo punto il progetto si potrebbe anche definire pronto. Potevamo anche andare a lavorare molte più righe, poi andarle a congiungere e il progetto era pronto. Oppure inserire 2 moschettoni a ventaglio, la catena, progetto pronto. Ma qui andremo ad infeltrire anche questo progetto, per cui lo rispedisco dritto in lavatrice. Allora siamo a 32 cm di larghezza per un'altezza, compresi i manici, di 45. 32 x 45, ricordiamoci bene. E voilà, questo qui è il risultato dopo aver fatto un ciclo di lavaggio normale in lavatrice. Come notate si è rimpicciolito un bel po' il progetto. Ad ogni modo il processo di infeltrimento a mio parere è venuto più che bene, no? Come notate non si notano per niente le cuciture ai 2 lati, da una parte e dall'altra, nemmeno lo stacco tra la lavorazione a pannello e la lavorazione in tondo della zona superiore. Il mio progetto alla fine misura 20 cm x 32 cm e alla fine comunque ci può stare. È chiaro che bisogna continuare a fare delle prove perché i fattori che influiscono sul processo di infeltrimento sono tantissimi, sono la mano di lavorazione, ma anche il tipo di lavatrice, il tipo di lavaggio, il tipo di detergente, insomma tanti fattori. Fatemi sapere se siete interessata a degli approfondimenti, io sarò lieta di procedere con altri esperimenti e di condividerli con voi. Tra l'altro un'altra cosa importantissima, stavo dimenticando a dirvela, il progetto si presenta abbastanza rigido, bello compatto, solido. A mio parere non è necessario andarlo ad irrigidire assolutamente, né a foderare secondo me. Infatti io non lo fodererò, però volendo si può anche foderare. Comunque adesso basta con le chiacchiere perché voglio impreziosire il mio progetto con degli accessori.
Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate, sono curiosa di sapere se anche voi avete provato questa tecnica, se la conoscete bene, se avete qualche consiglio da darmi, qualche suggerimento, magari potrebbe aiutare anche a me nel migliorare appunto questa tecnica bellissima. Alla fine, seppur le dimensioni della borsa si sono molto ridotte, il risultato finale non è niente male. Poi, impreziosita con tutti i vari accessori, il progetto ha ottenuto sicuramente qualche punto in più. Vi ricordo che il filato che ho utilizzato, il cedro, ma anche quello che vi ho mostrato, il country merino, sono 100% made in Italy, prodotti in Italia e rivenduti dall'azienda Borgo de Pazzi, Firenze. Come sempre vi lascio il link nel box informazioni, quindi se siete interessati al prodotto, al materiale, volete scoprire di più, insomma potete cliccare a quel link. Grazie per la pazienza, grazie per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Un bacino a tutti!